Siamo tornati in Sardegna dopo un breve periodo trascorso in Svizzera per lavoro. I nostri piani iniziali erano ben diversi. Avremmo dovuto partire per un viaggio in Oman. Purtroppo però, nonostante siamo nel 2024, le guerre continuano a devastare il mondo e come sempre a pagarne il prezzo più alto è la popolazione civile. Così tutti i nostri programmi sono saltati, almeno per il momento. Abbiamo deciso di cogliere l'occasione per rientrare a casa e dedicarci ai lavori che avevamo lasciato in sospeso, camperizzare Titti e fare la manutenzione su Zinzi. Attenzione però, perché i progetti di viaggio sono sempre dietro l'angolo. Ed eccomi nuovamente qua, in questo posto dove tutto è nato. E tutto continua perché si riniziano i lavori, siamo tornati e ci sono un po' di lavori da fare al camion, di miglioramenti, di manutenzione, e quindi ora mi dedico un po' a quello e vi porterò un po' con me a vedere i lavori che farò. Ora sto iniziando con fare spazio sotto il letto perché ho già comprato un riscaldatore a gasolio per metterlo sotto il letto e scaldare la camera. Siccome abbiamo il riscaldatore nella parte posteriore, nella cella, scalda la camera ma quando c'è freddo non abbastanza, quindi se si andrà al freddo avremo bisogno di qualche cosa in più. Quindi ho comprato questo riscaldatore e andrò a installarlo sotto il letto così da poter scaldare la camera e anche la cabina di guida. Prima di partire almeno abbiamo già la cabina di guida calda. Primo passo, fare spazio per montare il riscaldatore. Bene, tolto tutto, ho fatto lo spazio, ora mi sono segnato la piastra del riscaldatore, vado a fare i buchi, ricordarsi sempre di farli sempre più grossi i buchi di quello che ti indica la piastra, perché comunque è meglio lasciare spazio, aria, soprattutto per lo scarico che scalda parecchio. Quindi farò il buco più grosso e poi farò un'altra piastra nella parte sottostante, quindi nella parte del motore per intenderci. Ok, sono tutto sconvolto. Piastra all'interno del gavone installata. Ora ho costruito un'altra piastra con un pezzo di alluminio che avevo, adesso ve la faccio vedere, fatta su misura, per andare a posizionarla sotto, quindi nella parte del motore, dove andranno ad attaccare i tubi, dove passeranno i tubi dell'aspirazione e dello scarico, compreso il tubicino dell'alimentazione e il tubicino dell'alimentazione della pompa del gasolio, della pompetta, quindi il cavo elettrico. L'ho fatta un po' più grande perché andrò a posizionarla, poi vi mostrerò su dei montanti che ci sono della cabina, dei traversi che ci sono sulla cabina. Almeno passerà dell'aria in mezzo e sono sicuro al 100% a livello di sicurezza. Dedico un minuto del video per informarvi che anche quest'anno, in occasione delle festività natalizie, torniamo a produrre i torroni Storie di Manu, in collaborazione con il torronificio Prantedu Sebastiano. Se siete interessati o desiderate maggiori informazioni, vi invitiamo a contattarci tramite l'indirizzo email che trovate qui sotto. Acquistando i nostri torroni non solo potrete gustare un prodotto speciale, ma supporterete anche il nostro canale e le prossime avventure che abbiamo in serbo per voi. Grazie del vostro sostegno. Buongiorno, un'altra giornata di lavori. Ieri vi ho lasciato col montaggio del riscaldatore a gasolio, che poi non si vedeva più niente. Mi sono fermato adesso perché mi manca dell'attrezzatura per poter finire il lavoro. Mi manca una tazza del diametro giusto per forare l'alluminio e fare l'uscita dell'aria calda, sia in cabina che in camera da letto, e poi mi manca un raccordo per andare a prendere il gasolio nel serbatoio. Quindi ho portato il tubo dell'alimentazione, è tutto pronto, manca solo queste piccole cosettine. Alla fine l'80% del lavoro è fatto. Qui arriva il tubicino del gasolio che andrò a pescare dal serbatoio principale lì dietro, da dove prende già l'altro cinebasto. Cinebasto è tutto qua, appunto si vede piazzato. Farò un buco da quella parte per riscaldare la cabina e poi un buco da questa parte per riscaldare la camera. Sotto la situazione è questa, scarico,
aria, alimentazione gasolio. La pompa va là dietro, non si vede niente perché è buio. Rimando la fine del montaggio del riscaldatore a domani, perché devo andare a recuperare degli attrezzi per appunto fare i fori. Poi mi manca questo raccordo, proverò a vedere se riesco a trovarlo, e altrimenti devo ordinarlo, perché è da 6 mm, quindi non so se si trova così facilmente. In ogni caso, ora un altro lavoro da fare, la cassapanca all'interno della dinette, perché era da fare da molto tempo quel lavoro, per la seduta frontale al tavolo. Per ora avevamo messo come si può chiamare? Un contenitore per vestiti, ci sedevamo sopra, quindi era un lavoro da finire quello. Ora ho preso il legno l'altro giorno, me lo sono fatto tagliare su misura bene, perché io non ho la sega circolare, e quindi l'ho fatto tagliare bene, ora devo solo montarlo. Finito il mobiletto, molto veloce da montare, perché quando fai le cose su misura e ti fai tagliare i pezzi, assemblare è un attimo. E l'ho posizionato, molto carino, ci sta poca roba, però comunque fa una cassapanca in più. Ora sarà da verniciare, poi aggiungere un cuscinetto sopra, però ve lo mostro. Tempo di pioggia oggi, però grazie al maestrale ora sta arrivando il sole. E grazie al sole posso finire di fare alcuni lavori, tra cui è essenziale finire di montare questo riscaldatore a gasolio, che non è stato così semplice come montaggio, perché montandolo nella cabina, quindi nella zona letto, ho dovuto studiare un attimo il sistema. Siccome la nostra cabina è ribaltabile, se io un giorno devo andare a ribaltare non devo avere il problema di dover staccare tubi di alimentazione e tubi di scarico, perché ovviamente la cabina si alza di parecchio. Quindi è stato un po' più lungo del previsto per questo motivo, però ora dovrei essere arrivato ad un buon punto, ad una buona soluzione. Quindi ho scelto di lasciare il tubo di alimentazione molto lungo, così da poter sollevare la cabina e il tubo segue, insomma, essendo così lungo, e il tubo di scarico invece lo fisserò direttamente alla cabina rialzata. Quindi questa è la soluzione. Da qui esce, va dentro la cabina di guida, e dalla cabina di guida lì dietro ci sarà un AT che mi riscalda la cabina di guida, quindi posti anteriori, e poi da qua su faccio uscire direttamente il bocchettone, così, per riscaldare la camera. Quindi ci siamo quasi, devo solo fissare i tubi dell'aria calda, quindi di uscita dell'aria calda, e poi devo andare a fare il sistema di alimentazione elettrico con il fissaggio del monitor, e poi è fatta. Finalmente il riscaldatore è finito. Altri lavori che ho fatto in questi giorni è finire di montare la guarnizione delle porte. Ho messo le guarnizioni nuove, porte delle camere, porte anteriori di guida, e sono molto contento perché queste guarnizioni sembrano ottime. Faccio vedere il lavoro finito del riscaldatore a gasolio in camera. Eccoli il monitor vicino alla testa del letto, così da poterlo accendere quando serve, e lì la bocchetta che esce dalla parete. L'ho messa lì perché adesso vi faccio vedere, è la soluzione migliore per avere anche l'uscita in cabina. Quindi io lo faccio uscire nella cabina di guida, ho una T, e da questa T me lo sono riportato su per farlo uscire in camera. Qua esce il bocchettone del riscaldatore, qua c'è la T, e da qui ho messo un tubo ed esce in camera lì dietro. Già provato, funziona perfettamente. L'unica cosa che devo fare ancora è aspettare che arrivi la prolunga del tubo di scarico per sistemarlo meglio, perché adesso è volante e voglio metterlo come ho messo l'altro, e quindi devo aspettare quello, ed è finito. Però l'ho già acceso, funziona, scalda bene sia la cabina che la camera da letto, e quindi una soluzione perfetta.
È stato un parto, ma alla fine ce l'abbiamo fatta. Dopo vari tentativi siamo riusciti a trovare una soluzione finale per quanto riguarda la corrente nella motrice del camion. Come vi abbiamo detto più volte, essendo due parti unite ma allo stesso tempo separate, era indispensabile creare un impianto elettrico che fosse autonomo. E dopo aver provato diverse cose, alla fine ci siamo resi conto che la Delta 2 Max era la soluzione finale perfetta per quanto riguarda le dimensioni e per quanto riguarda la sua capacità. Quindi adesso abbiamo la corrente nella motrice senza fare grandi sforzi, perché comunque è attaccata a un pannello solare che abbiamo lì sopra, e questo ci alimenta sia il cinebasso sia le luci, insomma la corrente che abbiamo bisogno in camera. La EcoFlow Delta 2 Max è una stazione di alimentazione portatile con una capacità di base di 2 kW espandibile fino a 6 kWh orari, ricaricabile rapidamente tramite rete elettrica, pannelli solari o presa per auto, in grado di alimentare i dispositivi fino a 2400 watt, 3400 watt con l'X-Boost. Silenziosa e compatta, ideale per campeggio, backup energetico e situazioni d'emergenza, con una batteria LFP durevole che garantisce oltre 3000 cicli e una modalità UPS che protegge i dispositivi durante i blackout. Noi ormai siamo fedeli a questo genere di impianti dell'EcoFlow perché permettono di risparmiare spazio, tempo e avere una sicurezza in più. Se anche voi volete installare in casa o in camper o in una baita questo dispositivo, vi lasciamo il link nella descrizione del video. Ora inizio con un altro lavoro che è andare a sostituire gli angolari bassi della cella. Bene, ho già preparato 2 angolari perché sono doppi, devo metterli doppi, essendo entrambi da 2 metri, noi la cella ce l'abbiamo a 3,70, la parte che deve coprire, e quindi ho già preparato i 2 angolari, ho già forato e adesso non mi resta che andare a mettere il silicone e poi rivettare il tutto. La parte che va a fare il contatto con la parete della cella, quindi dove andrò ad incollare, oltre ai rivetti ovviamente, l'ho anche un po' scartavetrata con il disco abrasivo del flessibile, così da fare una bella aderenza sulla cella. Ed ho finito di montare gli angolari da un lato, gli ho anche già montato i Catalin frangenti, ora vi faccio vedere. Ecco qua gli angolari nuovi, un po' lucido perché è nuovo, però intanto si opacizzerà come tutto il resto dell'alluminio mandorlato e torna tutto uguale. Sono molto contento, dai, questo lato è venuto bene. Ho anche smontato i parafanghi che dobbiamo dipingerli con la Raptor, finire di stuccare e dipingerli e montare i paraspruzzi che ho già tagliato su misura in Marocco, però non li avevo ancora montati perché intanto c'era da fare la Raptor. E dall'altro lato ho montato il primo, però il secondo ho sbagliato il taglio e mi sono veramente confuso e quindi ho dovuto prenderne un altro, e quello che ho sbagliato lo utilizzerò per qualcos'altro. In ogni caso mi tocca attendere, ora faccio i parafanghi nel frattempo e poi arriverà l'altro angolare, così da poter finire questo lavoro. Ma sono molto contento, mi piace. Sono arrivati i tappi nuovi montati, questo lato qua del camion, il lato sinistro guardandolo da dietro è finito,
parlando di angolari, devo ancora rimontare il parafango. Oggi ho verniciato tutto con la Raptor e ho verniciato i parafanghi, tergicristalli, barre per gli specchietti retrovisori, le alette frontali di plastica e le maniglie dove ci sono anche i spruzzini per il vetro. Sono contento, è venuto bene. Ecco qua i pezzi verniciati, adesso li rimonto. Questi sono i tergicristalli. Ho recuperato anche dei bulloni in acciaio per le alette, perché quelli vecchi stavano tutti arrugginendo e almeno sono a posto. C'è tutta la mia scatoletta di roba in acciaio, inox, e i tergicristalli sono pronti ad essere montati insieme a tutto il resto. Come avrete visto dalle immagini, ho verniciato tutti i componenti che erano da verniciare da molto tempo. I parafanghi fatti in Marocco, alcuni pezzi della cabina, quindi i retrovisori, la barra dei retrovisori, tergicristalli, maniglie per salire sul vetro, un paio di pezzi che erano veramente da verniciare. Sono venuti a trovarmi gli amichetti qua. E allora, fatti vedere. Ciao. Ciao, sono una coppietta loro, vero? Ciao. Ciao. E allora? Avevano molta diffidenza quando sono arrivato, invece adesso arrivano contenti, giocano, si fanno coccolare, sono troppo belli. I cani sono sempre troppo belli. E comunque stavo dicendo che ho finito di verniciare tutti i pezzi e ho rimontato tutti i pezzi. Ho montato finalmente i paraspruzzi Eurotrack e i lavori piano piano stanno diminuendo, perché ho quasi fatto il tutto. Cioè quasi fatto tutto no, però i lavori più importanti, diciamo, che erano da fare da molto tempo, sono fatti. E devo ancora fare gli angolari frontali per la cella, per avere una protezione in più negli angoli frontali, perché comunque prendendo rami eccetera eccetera è meglio proteggerli. E poi mi devo dedicare alla meccanica. Tra l'altro ieri ho anche fatto un lavoretto in cabina per ritirare le cose, siccome ho dovuto far passare il tubo del cinebasto, il tubo del riscaldatore a gasolio dietro il sedile. Io prima lì ci ritiravo cose, adesso ho dovuto fare uno spazio dedicato che è venuto abbastanza bene, sono contento, per poter ritirare tutte quelle cose che erano dietro il sedile. Ora ve lo mostro.